Bentrovate e bentrovati da Ivan Cirillo. Finalmente, dopo varie settimane, possiamo dire che questo per il momento è l'ultimo momento, è l'ultima settimana nella quale ci occupiamo, nella quale siamo stati obbligati ad occuparci del tema del coronavirus. Sì, perché dalla prossima settimana finalmente l'argomento cambierà, ma in effetti non siamo noi a decidere l'argomento del quale occuparci di settimana in settimana. Se ci pensate, infatti, sono proprio i media ufficiali a decidere di cosa dobbiamo occuparci e quindi quali notizie siamo costretti a smentire. Loro, infatti, diffondendo ogni tanto delle informazioni errate su alcuni temi, ci costringono appunto ad occuparci di quello specifico tema e di settimana in settimana fornire invece delle informazioni corrette che possano aiutare a circoscrivere in maniera corretta e migliore i temi di cui loro si occupano. Ecco, per varie settimane ci siamo dovuti occupare del coronavirus e questo cosa dimostra? Dimostra il fatto che soprattutto nell'ultimo periodo c'è stata una importante disinformazione riguardo vari temi di questo argomento, proprio su questo tema, il tema del coronavirus. Dalla prossima settimana finalmente ci occuperemo di altro. Bene, nella descrizione di questo video trovate l'articolo di questa settimana della rubrica Bufale e bugie. Mi auguro che tu non ti sia fermato al solo titolo, ma che abbia letto l'intero articolo, sì, perché il significato di un titolo può essere compreso appieno solamente leggendo l'intero articolo. Il significato dell'intero articolo viene poi condensato con un titolo che deve catturare l'attenzione e che riassume tutto ciò che nell'articolo è invece spiegato. In questo caso, come nei vari casi di cui già ci siamo occupati su questo canale, abbiamo da un lato un articolo scientifico pubblicato nella letteratura scientifica ufficiale e dall'altro lato abbiamo invece una notizia italiana, una notizia in realtà diffusa da vari media ufficiali, io ne prendo ad esempio solamente una notizia italiana che riporta dei contenuti non presenti nell'articolo scientifico originale, addirittura riporta delle affermazioni contrarie anche a quelle che puoi trovare nell'articolo scientifico originale, ma per questo ti rimando direttamente appunto a questo articolo. Leggere con attenzione gli articoli, sì, perché ti ricordo che lo spazio massimo concesso a questi articoli è di massimo 3000 battute. Questo vuol dire che tutti i concetti che devono essere espressi per comprendere appieno questi contenuti devono essere compressi in uno spazio limitato. Il minor spazio possibile per fornire una maggiore quantità possibile di contenuti. Questo vuol dire che le parole sono estremamente scelte e le frasi sono estremamente scelte. Ogni parola ha un importante significato e ogni frase ha un significato ed è posta in un certo momento dell'articolo proprio per indicare un qualcosa. Quindi una lettura attenta richiedono questi articoli. Se un concetto può essere espresso in 5 parole piuttosto che in 20 parole, bene, lo troverai espresso proprio in 5 parole. E leggere attentamente questi articoli vuol dire non solamente accontentarsi della versione per il grande pubblico che trovi sul quotidiano Ferrara Italia, ma vuol dire anche approfondire questi temi, approfondirli andando a leggere direttamente i documenti che dimostrano quello che io dico sul blog. Il link è nelle informazioni del canale. Sul blog infatti trovi tutta la bibliografia e noi, a differenza appunto di alcuni media ufficiali, mostriamo i documenti che dimostrano ciò che affermiamo. Ecco, io faccio il mio mestiere, comunico la scienza, comunico i contenuti riguardo certi temi scientifici. Attenzione quindi a distinguere bene le opinioni dai fatti. Quando parliamo di disinformazione non ci occupiamo delle opinioni, secondo me può essere in quel modo, secondo me invece può essere in un altro modo, no. Ci occupiamo invece di cose già accertate, perché sono state appunto dimostrate secondo il metodo scientifico e su cui non esistono più delle discussioni e dei dibattiti, c'è solamente da informarsi e da studiare più approfonditamente. Bene, su questi temi quindi noi presentiamo lo stato dell'arte, una fotografia della posizione della scienza ufficiale e mostriamo anche invece come questi contenuti vengono divulgati talvolta in maniera errata, in maniera poco corretta
o del tutto scorretta da alcuni mezzi di informazione, come appunto nel caso di questa settimana. Se leggendo questi articoli ti capita di apprendere delle cose che non sapevi, che assolutamente non potevi pensare, ecco, invece di dire oddio questo è un pazzo, ma cosa sta dicendo, e cose di questo genere, forse servirebbe invece un atto di umiltà e dire cavolo, questa cosa non la sapevo, come mai non la sapevo? Andiamo ad approfondirla meglio. Ecco, proprio questo è l'atteggiamento corretto per approfondire i temi della scienza. Si approfondisce, si studia nei luoghi adatti per fare tutto questo, quindi senza andare su siti strani o poco controllati, quindi si verificano le varie affermazioni, i vari contenuti e poi dopo invece la discussione si sposta su altro, come in questo caso. Il tema e la domanda non è che cosa pensi tu riguardo i contenuti che vengono presentati in questo articolo, per esempio il contagio, per esempio i vaccini, per esempio la ricaduta in una malattia, cioè la Covid-19. No, su questo noi non abbiamo voce in capitolo, diamo la voce invece agli scienziati per pubblicare le proprie ricerche scientifiche per dimostrare degli specifici contenuti. La discussione invece che spetta alla cittadinanza è un'altra. Visto che la scienza al momento dice questo, e dice questo appunto, non è in discussione questo, allora quali decisioni devi prendere una comunità? Ecco la comunicazione scientifica, si hanno delle conoscenze scientifiche che poi dopo si devono tradurre in degli atti pratici sui quali tutta la cittadinanza deve avere diritto di parola, ma solo dopo essersi informata. Condividi questo video con una persona con almeno una persona, scusami, che non l'ha guardato, che ritieni forse che queste informazioni non debbano essere divulgate? E noi ci vediamo mercoledì con il nuovo articolo su Ferrara Italia e domenica prossima con la nuova diretta su questo canale. Quello che loro oggi chiamano complottismo un tempo si chiamava giornalismo. Distinguiamo bene i fatti dalle opinioni, informiamoci correttamente, altrimenti chissà come potremo prendere poi le decisioni sia personali sia che riguardano una certa collettività. Attenzione alla responsabilità individuale e civile. A presto, da Ivan Fiorillo.